Oggi facciamo il risotto alla zucca, ma facciamo la mia versione, quindi sarà un pochino alternativo. L'idea alla base di questa versione è quella di replicare un po' il gusto dei tortelli di zucca che a me strapiacciono. Quindi faremo una ricetta diciamo tradizionale ma con due ingredienti particolari. Questi due ingredienti sono la noce moscata per richiamare il sapore del ripieno e la salvia per richiamare salvia e burro come condimento dei tortelli. Useremo anche grana. Per la mantecatura useremo il burro chiarificato refrigerato, poi vi dico perché, oppure potete usare del semplice olio. Non vedete qui il vino bianco perché non lo avevo in casa, ma andrebbe usato per sfumare il riso, quindi se lo avete aggiungetelo. Brodo vegetale per dare un pochino più di completezza al sapore, riso carnaroli imperativo, zucca, possibilmente zucca mantovana e una cipolla piccola. Due parole sulla zucca: una buona zucca la riconoscete dal fatto che il picciolo sia secco e in salute, che la pelle esterna diciamo sia rigida e che quindi la zucca sia dura e che tambureggiandola faccia un suono armonico. Proprio così. Iniziamo subito tagliando la zucca. Qui ci sono vari modi di cucinarla. Potete semplicemente schiaffarla in forno e dimenticarvene per una trentina di minuti finché è morbida. Oppure potete usare il metodo che userò io in questo video. Rimuovo i semi, una e una due. Molto bella questa zucca tra l'altro, ha anche un ottimo profumo. Taglio poi la zucca in tocchettoni. Dopodiché rimuovo la buccia. La buccia non buttatela, potete semplicemente farla arrostire in forno con un po' d'olio e creare delle chip di zucca buonissime. E una volta spelate tutte le nostre fette di zucca siamo pronti per iniziare la preparazione del risotto vera e propria. La zucca la tagliamo a pezzettini possibilmente piccoli, non serve che siano regolari. E una volta fatto le mettiamo da parte. Io sto usando della zucca intera per la quantità di riso, un quarto di zucca. Tagliamo a pezzettini anche la nostra cipolla e ci spostiamo finalmente sui fornelli. L'idea è quella di friggere la salvia come prima cosa in modo tale che crei un fondo, un burro aromatizzato su cui poi andremo a costruire i vari strati di sapore, di zucca, del risotto tostato, eccetera eccetera. Quindi per prima cosa burro chiarificato in pentola e foglie di salvia. Le facciamo rosolare per bene. Quando vedete che hanno cambiato un po' colore, si sono un po' indurite, le rimuoviamo dal fuoco. Assolutamente non pulite la padella, altrimenti il discorso degli strati di sapore viene meno. Aggiungiamo metà della nostra cipolla e versiamo tutta la zucca che andremo ad utilizzare per il risotto. Chiaramente più fine avete tagliato la zucca, meno tempo ci metterà per rosolarsi e ammorbidirsi. Nel frattempo su un altro padellino andiamo a tostare il riso. Saliamo anche il brodo vegetale che abbiamo precedentemente messo a scaldare. E una volta rosolata e ammorbidita la zucca io ne metto un pochino da parte da aggiungere direttamente al risotto, perché mi piace sentire le diverse consistenze. E con tutta la rimanente invece creo una crema di zucca aiutandomi un po' col brodo vegetale. Mini primer alla mano si frulla e questo è il risultato. Il riso nel frattempo è ben tostato, quindi lo mettiamo da parte e andiamo a fare il soffritto per il nostro risotto. Un goccio d'olio in padella, cipolle e soffriggiamo. Aggiungiamo poi il riso, diamo una mescolata. Questo qui sarebbe il momento di sfumare col vino bianco che io non ho. E poi aggiungiamo la zucca che abbiamo tenuto da parte. E da qui comincia la danza del risotto. Un po' mescoliamo, un po' aggiungiamo il brodo per non farlo asciugare. Vi raccomando di mai sommergere il riso con il brodo, ma di aggiungere il brodo occasionalmente quando vedete che il risotto si sta restringendo. Arrivati a metà, 3/4 di cottura, aggiungiamo anche la crema di zucca. E voilà, guardate che bel colore che ha questo risotto. Aggiungiamo nella fase finale anche la noce moscata a piacimento e andiamo poi a mantecare, prima col parmigiano e poi col burro. Il burro chiarificato è bene aggiungerlo ghiacciato, creerà uno shock termico col calore del riso che renderà il risotto più cremoso e spumoso. E poi siamo pronti per impiattare. La cosa sorprendente di questo risotto è che non solo è semplice perché gli ingredienti sono pochi e sono abbastanza tradizionali, ma secondo me è il fatto che ha un sapore molto deciso dato dalla salvia e dal fatto che ne abbiamo estratti tutti gli oli essenziali all'inizio, ma anche dalle diverse consistenze della zucca, perché abbiamo la parte più cremosa, la parte a pezzettini e quindi rende insomma nel complesso secondo me questo risotto molto interessante. Poi potete anche divertirvi sull'impiattamento. Come vedete io qui l'ho impiattato in un modo, poi mi sono seduto a tavola e ho detto aspetta che provo a fare qualcosa di più creativo e l'ho impiattato come lo vedete nella foto. In ogni caso spero che la ricetta vi sia piaciuta. Questo risotto qui l'ho provato a fare 2 anni fa e da quel momento lì l'ho sempre fatto a questa maniera perché mi piace davvero un sacco. Quindi ve lo consiglio, fatemi sapere cosa ne pensate e se avete suggerimenti per migliorarlo scrivetemeli nei commenti. Ciao!